Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nel precedente servizio ci siamo immersi nell'atmosfera del Rastro de Madrid, uno dei mercati più antichi d'Europa. Se ve lo siete perso, trovate il link in descrizione. Today is a new day. Sapevate che l'Egitto è anche qui, a Madrid? E sapevate inoltre che non è la Torre di Pisa l'unica a essere inclinata? Ma ve ne mostriamo ben due, quasi come a formare un arco d'ingresso, perché proprio qui, in origine, c'era uno degli ingressi per entrare a Madrid. Venite con noi in questa esplorazione on the road, però tra un attimo, dopo la sigla. Siamo nel Parque del Cartel de la Montagna, su un colle, teatro di un sanguinoso episodio della guerra civile spagnola. È famoso anche per qualcosa di grandioso, una struttura partita dall'Egitto, attraversando il Mediterraneo e infine giungere qui, il Tempio di Debod. Ma cosa ci fa qui? Fu un dono dell'Egitto alla Spagna nel 1968, come ringraziamento per l'aiuto spagnolo in risposta all'appello internazionale dell'UNESCO per salvare i templi della Nubia, principalmente quello di Abu Simbel, in pericolo per la costruzione della diga di Assuan, la più grande diga moderna sul Nilo, che li stava inondando. Il tempio di Abod risale, pensate, al secondo secolo a.C., dedicato ad Amon di Debod e Iside. Il nucleo più antico fu eretto sotto il faraone Tolomeo IV e decorato successivamente sotto il re Subiano Adil al-Mani di Meroe fra il 200 e il 180 a.C., ordinando di costruire una cappella alla divinità Amon e Iside nella località di Debod. Successivamente nel 30 a.C., con la conquista romana, ci furono costruzioni di numerosi templi ed espansioni di quelli già esistenti. Nel VI secolo, dopo la conversione della Nubia al cristianesimo, il tempio fu chiuso e abbandonato. Nel XX secolo succede qualcosa. La storia rocambolesca del trasporto di questo tempio è qualcosa di magnifico. Fu smontato nel 1961, portato da Assuan. I blocchi furono numerati e catalogati, sebbene oltre 100 blocchi avessero perso la numerazione, rendendo la ricostruzione una difficile sfida tecnica. Il 6 giugno 1970 i blocchi imballati furono imbarcati sulla nave Benisa e arrivarono a Valencia il 18 giugno. Dal porto di Valencia i 1724 blocchi imballati e a terra furono portati a Madrid, destinazione finale, qui dove siamo oggi. Venne riassemblata con un orientamento est-ovest, ben diverso da come era posizionata in origine, per poi essere rimontata nella direzione giusta, verso est. Adesso varchiamo la soglia che ci catapulta in un salto nel passato. L'ingresso è gratuito, però è indispensabile effettuare la prenotazione sul sito, almeno qualche giorno prima. Attraversiamo i due portali, il primo romano, il secondo tolemaico.
otros santuarios nubios dedicados a diosa Isis, estos antiguos cultos permanecieron hasta que... Ed eccoci all'interno, oltremodo misterioso e affascinante. Un percorso intimo, a ritroso nella storia, distribuito su 2 piani, che racconta la mitologia egizia e geroglifici. Una curiosità: i blocchi di pietra più chiari del tempio sono postumi. Il cuore del tempio, situato al piano terra, ospita preziose sale in granito rosa, la cappella di Adia Alamani, con scene dell'offerta del re agli dei di Debod. Per comprendere meglio l'edificio, la sua storia e la sua funzione religiosa, la museografia include modelli interattivi e proiezioni audiovisive alle pareti. L'interno è caratterizzato da corridoi stretti e sale piccole che, nonostante siano passati secoli, trasmettono un'atmosfera surreale. Al piano superiore è esposto un interessante modellino 3D che mostra l'ubicazione originaria di tutti i templi della Nubia lungo il Nilo, aiutando a comprendere il contesto archeologico. L'Egitto donò 4 templi salvati a 4 diverse nazioni che avevano collaborato al salvataggio: Dendur agli Stati Uniti d'America, Eleisia all'Italia, al Museo Egizio di Torino, Taffa ai Paesi Bassi e Debod alla Spagna. Ci tenevo da tanto ed ora le ho finalmente davanti, in tutta la loro imponenza e bellezza, le Torri Gemelle Chio. Siamo alla Porta d'Europa, alla periferia nord di Madrid, in Plaza de Castilla, nell'Azca, il distretto finanziario e commerciale con la maggiore concentrazione di avveniristici grattacieli. L'abbraccio di 2 giganti di 115 metri, inclinati di 15 gradi, che sfidano la gravità grazie al poderoso nucleo in cemento armato e ai laterali tiranti interrati in acciaio che bilanciano il peso, proprio come si fa con il tiro alla fune. Pensate, 15 gradi di pendenza contro i circa 4 gradi della nostra torre di Pisa. 8 ascensori che si fermano per la pendenza al 13° piano e in cima 2 eliporti, a firmare il progetto gli architetti statunitensi Johnson e Burge. Proprio qui finiva Madrid di un tempo, con l'acquedotto del Fuente Castellano e l'economico albergo locanda per viaggiatori e parenti dei defunti del vicino cimitero. Sopravvive solo il silos dell'acqua. Assieme alle 4 sorelle ancora più alte, la Torre di Cristallo 249 metri, il PVC, il Foster e l'Espasio, le Torri Chio si contendono lo skyline madrileno, da ogni direzione si arrivi. Infine 2 informazioni. L'obelisco è di Santiago Calatrava, un pennone di 93 metri, capace di resistere a qualsiasi vento, un dono alla capitale della più vecchia banca spagnola, la Caja, per i suoi 300 anni.
Il monumento invece è di José Calvo Soleto, il politico assassinato che innescò l'insurrezione nazionalistica e la successiva guerra civile spagnola. In direzione opposta, lungo il Paseo della Castellana, si incontra il Santiago Bernabéu, lo stadio bomboniera più famoso al mondo, casa del Real Madrid. Quindi non perdete questa occasione di vederli quando verrete a Madrid. Speriamo che le immagini e la narrazione vi abbiano offerto una diversa prospettiva di questi luoghi e che vi abbiano stimolato a viverli di persona. Detto questo, prima di lasciarci, lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivando la campanellina delle notifiche per ricevere tutti i nostri nuovi contenuti. Per noi significa tanto. E ovviamente lasciateci un commento per sapere la vostra opinione, che per noi è sempre importante. Detto questo, noi ci vediamo a breve con un nuovo video alla scoperta della Madrid meno conosciuta. A presto!